Prima per quanto diceva l'esperta in comunicazione in fondo riguardo alla questione dell'uso delle interviste anche per la reportistica. Beh, nelle slide iniziali fatte vedere da Silvia, no, sul sondaggio che abbiamo fatto presso le amministrazioni, in effetti le amministrazioni parlavano proprio di una preferenza per una reportistica dinamica, quindi probabilmente che fossi un valutatore oggi rifletterei anche sull'utilizzo di strumenti che non sono di valutazione ma sono di migliore comunicazione, ecco, delle proprie valutazioni, e che possono utilizzare. Io per esempio, a me era venuto in mente, ecco, spesso utilizzare nei nostri report della rete rurale anche degli stralci di interviste fatte a nostri referenti della rete rurale, perché poi quando racconti, quando descrivi, ecco, una cosa è un fatto, ma quando stai parlando di quelle persone stesse si sentono o vengono ascoltate da stakeholders della stessa categoria, ecco, è un altro conto per chi ascolta effettivamente un alter ego, diciamo così. È un impatto, è una comunicazione secondo me, ecco, più di impatto, e non è importante, ecco, appunto, il fatto che si sta comunicando oppure no, l'importante è che arrivi poi alla persona a cui arrivi il messaggio, voglio dire, quindi ecco, quella è la scelta. Dunque questo piccolo inciso. Un'altra questione, una riflessione un po' più di carattere generale. Abbiamo parlato un po' di differenti stakeholders, quindi differenti categorie di stakeholders. Loro nel video parlavano almeno di 3 categorie di stakeholders. Ci sono poi azioni di comunicazione ma anche metodologie, ecco, di valutazione diverse. Forse, cosa che non è emerso, ecco, nel nostro sondaggio per esempio sulle amministrazioni, ecco, forse varrebbe la pena di cominciare a riflettere anche sull'elaborazione di una strategia di comunicazione dei risultati della valutazione. Noi abbiamo avuto, io ho fatto un'indagine, ecco, sui piani di comunicazione dei programmi di sviluppo rurale e siamo tutti a posto, diciamo così, anche perché è obbligatorio, in fin dei conti, la stesura del piano di valutazione del programma di sviluppo rurale. Fin quando parliamo di voler dare trasparenza, opportunità, ok, però in effetti evidentemente nessuna fra le amministrazioni si è posto un problema di definire una vera e propria strategia, cioè cerco di dare efficacia alla comunicazione della valutazione, ecco, che sto pagando poi con i soldi dei miei contribuenti. Allora, ecco, cominciare a riflettere sin dall'inizio, sin dalla programmazione, anche nell'ambito del piano di perché poi, ecco, nei piani di comunicazione dei programmi di sviluppo rurale in effetti gli obiettivi enunciati quali sono? Comunicare le opportunità del PSR e comunicare i risultati delle politiche, però poi la parte a comunicare i risultati delle politiche non viene esplosa in qualche modo, c'è qualcosa che non va. Effettivamente l'amministrazione per prima, ma non sto accusando l'amministrazione, è un modo proprio di pensare, una cultura proprio della valutazione che evidentemente non c'è ancora, non è matura, cioè il fatto che la valutazione possa essere uno strumento attraverso il quale dare trasparenza alle politiche, ma in qualche modo devo costruire questo meccanismo, no, per la trasparenza. Quindi cioè, all'estero comunque ci sono delle strategie, probabilmente gli esperti della comunicazione lo sanno, effettivamente i valutatori, ma anche le comunicazioni, perché poi stiamo attenti, qui è vero, siamo valutatori singoli, ma lavorando in delle società potremmo anche avere degli esperti di comunicazione che in qualche modo interagiscono con noi per dare più efficacia alla comunicazione della valutazione. Secondo aspetto che mi ha fatto ripensare al titolo di questa stessa giornata, forse dovremmo cominciare a parlare non più di comunicazione della valutazione. La comunicazione è un concetto un po' top down, no? Io ho fatto una ricerca, perché poi la valutazione è ricerca fondamentalmente, i risultati della mia ricerca li voglio trasferire. Già il concetto di trasferimento di questa comunicazione probabilmente è sbagliato, perché se io voglio far implementare i risultati della mia valutazione, se l'amministrazione ha bisogno che i risultati di questa valutazione vengano implementati, questi risultati devono essere compresi, e per poter essere compresi devono essere partecipati in qualche modo. Io ho avuto, per esempio, mi ha lasciato abbastanza colpito, ecco, un caso in cui, partecipando ad uno steering group in una regione che qui oggi è presente, uno steering group della valutazione del programma di sviluppo rurale, io ho avuto dei responsabili di misura che di fronte ad un rapporto di valutazione hanno puntato il dito sui dati che avevano, dei dati che evidentemente non gli piacevano. Ecco, c'erano dei dati che il valutatore portava oggi su quel rapporto e che non piacevano ai responsabili di misura, probabilmente si erano sentiti un po' punti, ecco, da quei dati e così via.
Però lì il vero problema, dopo 4 ore di discussione, effettivamente qual era? È emerso. È stato il fatto che quei responsabili di misura non sapevano quale metodologia il valutatore avesse usato per arrivare a quei dati. Quindi nel momento in cui si è capito come il valutatore avesse costruito quei dati, fosse arrivato a quei dati, hanno capito tante cose. E il valutatore stesso, per esempio, ha capito che probabilmente, ecco, c'era una valutazione, c'era una metodologia, non dico sbagliata, ma che mancava ovviamente di un pezzo. E allora forse, ecco, invece di porci il problema oggi di comunicare i risultati di una ricerca che abbiamo condotto, che portiamo avanti e poi diamo, ecco, questo rapporto all'amministrazione oppure per la comunicazione degli stakeholder, il problema vero che ci dobbiamo porre è come interagire meglio, ecco, far interagire meglio valutatore con amministrazione, con altri target, perché abbiamo una serie, ecco, di stakeholders che agiscono, appunto. Intanto Gustav sta facendo passare le vignette, e quindi appunto trasformare forse questo concetto, ecco, pensare più ad un'interazione, ad una partecipazione, ecco, più attiva, ad un rapporto diverso, ecco, che non sia soltanto di provider di servizio da parte del valutatore, ecco, ma è un rapporto proprio di interazione e di partecipazione, ecco, fra le parti. E peraltro, ultima cosa, giuro, peraltro mi viene in mente che con il nuovo periodo di programmazione, dal momento che poi in fin dei conti tutti quanti lavoriamo nello stesso framework, voglio dire, un approccio territoriale, cioè una ulteriore discesa, insomma, un'ulteriore affermazione dell'approccio territoriale probabilmente pone al valutatore una sfida ulteriore, che è quella di abbassarsi ancora di più sul territorio, andare a osservare, andare a dialogare sul territorio, perché le risposte sempre più in basso devono essere date, perché il livello di programmazione scende e quindi io valutatore devo dare risposte anche a dei livelli più bassi, dico più bassi come territorio, ovviamente devo abituarmi a dialogare con il territorio. Questa forse è una sfida, no? La valutazione ongoing probabilmente nel 2007-2013 poneva una sfida più di innovazione, probabilmente, no? Cosa si faceva con la valutazione ongoing e così via. Forse una sfida nuova anche per il valutatore, per il nuovo periodo di programmazione, è quello di andare a dialogare un po' di più con il territorio, perché è abbassato il livello di programmazione. L'unica cosa che riprendo, diciamo, come conclusione finale è in effetti la riflessione che più persone di voi hanno fatto rispetto al fatto che probabilmente la migliore modalità di comunicazione è condividere, diciamo, il processo, gli obiettivi, il mandato della valutazione, gli obiettivi della valutazione, le esigenze della valutazione con una pluralità di soggetti durante, diciamo, la fase di disegno, condividere in qualche maniera anche l'attività di valutazione con processi partecipati, ma diciamo, non è soltanto il video partecipato il modo per condividere la valutazione ongoing, e quindi, diciamo, probabilmente è corretta la riflessione che faceva Simona, e non è corretto parlare di comunicazione, perché anche se poi anche quella serve, diciamo, nei percorsi che rendono questi risultati più fruibili all'esterno, ma, diciamo, creare, diciamo, un percorso più partecipato nell'attività di valutazione. Chiuderei con questo. Ovviamente ringrazio tutti i relatori che sono intervenuti, diciamo, per i numerosi spunti, diciamo, che mi auguro diano alle nostre attività e che possano contribuire anche, diciamo, a costruire delle cose in comune con i vari relatori che sono intervenuti. Grazie a tutti e a presto.